Ok, siamo live. Buonasera a tutti quanti. Siamo in diretta con Virginia D'Adamo, Annabelle Esposito come al solito. Faremo un'intervista come al solito a quattro mani. Ringrazio Virginia di partecipare oggi a questa diretta che vuole analizzare, vuole presentare i corsi preuniversitari possibili da fare per avere indicazione su quale università poter valutare nel futuro, visto che attualmente lei svolge il quinto anno al Liceo Scientifico Leonardo da Vinci, sezione E. Allora, partiamo dalla prima domanda. Allora, Virginia, raccontaci un po' la tua esperienza con Health Culture, quando hai iniziato a farti consigliare da loro. Sì, allora, la prima esperienza è stata quando avevo 13 anni, che avevo appena finito la terza media e volevo fare qualcosa di un po' diverso rispetto alle solite cose d'estate e quindi mi hanno consigliato di andare in famiglia in Inghilterra e quindi quella è stata la prima esperienza. E poi da lì mi sono trovata davvero bene, cioè ho conosciuto tantissime persone che ancora rivedo, per esempio sono andata in Estonia da una che avevo conosciuto, lei è venuta qua e quindi poi ho continuato ogni anno a fare qualcosa di diverso perché mi piace molto cambiare e quindi ogni anno abbiamo trovato qualcosa di diverso da fare e quindi niente, la prima esperienza è stata appunto quella. E diciamo che ogni anno facevamo degli incontri che ti permettevano di avere differenti possibilità dove tu magari davi un'indicazione e noi cercavamo la soluzione più indicata per te. Quindi diciamo la domanda successiva è come ti sei trovata? Bene, anche perché l'ho fatto poi ogni estate, quindi mi sono trovata molto bene. Perché poi ogni anno ho fatto qualcosa di diverso che era sia adatto magari all'età che avevo ma anche ai miei interessi e quindi mi sono trovata molto bene per questo. Diciamo che fino al 2019 abbiamo supportato, poi con l'arrivo purtroppo del Covid abbiamo dovuto, anzi abbiamo lavorato anche con il Covid. Esatto, abbiamo qualcosa da fare anche con il Covid. Però vabbè, è sicuramente più interessante fare l'esperienza sul posto, quello sicuramente. Sì, sicuramente. Ok, quindi Virginia, mi introduco. In primo luogo, grazie per essere qui stasera con noi e per raccontarci un po' di te. La mia domanda è, visto che sono anni praticamente che imparti con Health Culture, come gli operatori di Health Culture ti hanno aiutato e supportato nelle tue scelte, visto che tu hai detto che appunto hai fatto corsi diversi in base alla tua età, in base al periodo e quant'altro, quindi che tipologia di supporto hai avuto da Health Culture nella scelta appunto dei vari percorsi che hai fatto? Beh, diciamo che ogni anno mi hanno comunque anche loro sempre aiutato a decidere cosa potevo fare, magari cosa era più adatto, ma anche per esempio una cosa tipo la scelta delle famiglie da cui sono andata è sempre stata molto curata, molto indicata e quindi anche quello mi sono trovata molto bene e poi anche quando ero lì in Inghilterra comunque sono sempre stata molto seguita durante il mio percorso, nel senso se c'erano dei problemi magari avevo sempre qualcuno da chiamare che mi poteva aiutare e comunque sempre prima di decidere dove andare, cosa fare quell'anno, mi hanno sempre ascoltata e quindi poi trovato con me la soluzione più adatta e quindi mi sono sentita sempre molto seguita. Ok, bene. Ora, visto che a quanto ho capito hai fatto varie esperienze all'estero, in Inghilterra, che tipologia, che differenze hai avuto tra le varie strutture alle quali ti sei rivolta? Intendi Help Culture rispetto ad altre strutture magari? No, a parte se hai fatto questo anche, però a parte questo la mia domanda è... No, infatti questo perché sono sempre andata solo con Help Culture. Esatto, visto che sei andata sempre con loro, quindi avevo capito questo, no? Tra le varie strutture dove appunto Health Culture, Deborah ti hanno inserito, qual è stata magari l'esperienza migliore che hai fatto e quali sono state le differenze magari anche tra le varie strutture, cosa consiglieresti magari di rifare a qualcun altro o meno, insomma un tuo feedback sul il percorso fino adesso fatto con Health Culture. Beh, in realtà ho fatto tutti gli anni cose molto diverse tra di loro, quindi per esempio il primo anno appunto sono andata in famiglia
e poi altri anni sono andata in college inglesi e poi tipo un anno sono andata a lavorare prima appunto di fare questo corso preuniversitario al Concord e quindi sono sempre state delle esperienze che tra di loro sono molto diverse, quindi non potrei dire qual è la migliore, anche perché per esempio per la prima esperienza andava meglio magari andare in famiglia piuttosto che andare a lavorare in Inghilterra. Quindi comunque ognuna Ne è stata rifaresti tutte o c'è una in particolare che la consiglio e da rifare? Allora, beh, sicuramente questo corso del Concord lo consiglierei a tutti perché per me è stato molto utile in particolare per la scelta dell'università e quindi quello forse. Però in verità, non so, una che mi è rimasta molto nel cuore è stata l'esperienza lavorativa che ho fatto lo stesso anno perché mi ha aiutato, mi ha fatto crescere molto, mi ha fatto diventare molto più indipendente. Cosa hai fatto, se posso chiedere? Sì, ha fatto prima una settimana in una casa editoriale e poi tipo giornalista, sì, e poi ha fatto una settimana in un ristorante come cameriera e quella poi mi è rimasta particolarmente nel cuore perché ho incontrato un sacco di persone che sono state davvero gentili con me e quindi quello mi è rimasto particolarmente nel cuore. Ma volevo aggiungere una cosa perché è importante. Non era un bar qualunque, era una club, diciamo, di persone di una certa età e quindi l'hanno accolta come la nipote di come la nipote. Come la nipote, ok. Quindi, diciamo, mi hanno regalato cioccolatini, mi hanno coccolata. Invece la settimana precedente è stata una settimana, diciamo, più legata a un'attività più marketing, legata anche a una serie di analisi di mercato che non c'entrava niente con la seconda, però le è servito anche per capire come muoversi e poi vabbè, Virginia è una persona comunque molto intraprendente, quindi qualsiasi cosa, qualsiasi task già che hai fatto, hai lavorato in due ambiti completamente diversi praticamente a quanto ho capito, quindi già questo è indice del fatto che sei appunto una ragazza molto intraprendente, il che è solo un aspetto positivo per quanto mi riguarda, anzi complimenti per questo. Ok, quindi nulla, da tutto quello che mi hai detto deduco che avendo appunto, essendoti rivolta sempre a Deborah del Culture, immagino che tu abbia avuto appunto una buona esperienza, altrimenti non l'avresti fatta, non penso l'avresti riscelta nel corso degli anni. Tutti gli anni. Però ti faccio una domanda un po' più scomoda, hai sempre avuto quello che ti aspettavi? Hai sempre ricevuto quello che ti aspettavi? Sì, cioè non sono mai stata delusa dalle mie aspettative, ma anche perché secondo me sta molto anche alla persona come si pone, cioè poi dipende anche dall'attitudine magari con cui vai a fare la stessa esperienza. Quindi io sono sempre partita molto entusiasta comunque di quello che volevo fare e quindi poi mi sono trovata molto bene sempre e quindi sì. Diciamo che ha un carattere molto, molto aperto e molto disponibile alle esperienze, una persona comunque interessata, desiderosa di imparare anche dagli altri. Quindi è facile accontentarla. È vero. Diciamo così. Vabbè, poi, adesso mi sembra volevamo parlare ancora magari un po' più nel dettaglio del corso preuniversitario di cui volevamo parlare in questa diretta. Questo corso preuniversitario è stato un corso preuniversitario di medicina, giusto? Corretto? Sì. E questo perché inizialmente, proprio quell'anno, quando ci siamo incontrati prima, perché normalmente facciamo degli incontri per capire qual è l'obiettivo di quella vacanza, avevi intenzione, eri focalizzatissima sul desiderio di cominciare una carriera, diciamo, da medico. E sì, allora era proprio convinta da questa cosa. E allora diciamo che abbiamo proposto questa opportunità di frequentare un college per un corso preuniversitario di medicina. Adesso non so, magari ci racconti un attimo tu qual era la tua giornata al college, come si svolgeva e che cosa facevate in tutta la giornata. Una cosa importante da dire, per fare questi corsi comunque devi sostenere un'intervista
tale per cui la persona che ti accetta, cioè la scuola che ti accetta, sa che tu comunque hai un livello di inglese piuttosto elevato, nel senso che non vogliono fare entrare persone che non hanno un livello sufficiente, perché quello che si fa all'interno di questi corsi universitari, non dico che sia a livello universitario, però le terminologie e anche la capacità di comprendere anche l'indicazione dei professori sono importanti, quindi il livello è abbastanza alto. Non so se vuoi confermarlo, oppure dire magari se c'era qualcuno che magari si trova anche in difficoltà perché il livello magari non era così alto come doveva essere. Non so se vuoi aggiungere qualcosa tu. No, sì, vabbè, come sempre all'inizio magari è anche un po' più difficile perché comunque sono terminologie nuove che noi non siamo abituati a studiare a scuola quando facciamo inglese normalmente, però alla fine, anche perché abbiamo fatto molte presentazioni in cui poi noi dovevamo esporre quello che facevamo ai nostri compagni, e quindi quello è stato un grande allenamento anche per poi entrare un po' nello spirito. Quindi poi alla fine in verità la lingua non è stata un problema, cioè, grandissimo, però comunque è richiesto un minimo, cioè un livello base per poter seguire i corsi. Medio alto, base. Scusami Deborah, Virginia, posso farti una domanda perché non l'abbiamo detto e io non lo so. Dov'è che hai fatto il corso? L'hai fatto online? L'hai fatto on campus? E soprattutto No, qua? sono proprio andata lì. Dove? L'ha fatto in presenza. Sì, No, sì, dico al dove? campus In quale paese? In Inghilterra, in Canada? Dove l'hai fatto? Inghilterra. In Inghilterra, ok, quindi no, per capire, perché non l'abbiamo detto, magari capito, c'è qualcuno che potrebbe essere interessato Ma non so dove. Sì. e non sa dove è fatto. Ok, va bene. Raccontaci un attimo la tua giornata tipo, nel senso Sì, allora ci svegliavamo la mattina e avevamo più o meno dalle 2 alle 3 ore di lezione, poi variava molto a seconda dell'insegnante, se era più conciso oppure se si dilungava di più. Poi avevamo una pausa pranzo in cui tra l'altro avevamo la possibilità spesso di parlare anche con gli insegnanti che erano venuti alla mattina, e quella è una cosa che mi ha sorpreso molto perché in Italia non siamo abituati ad avere questo rapporto con gli insegnanti e i professori. E poi al pomeriggio c'erano ancora delle ore di lezioni in cui di solito ci si concentrava più sulla pratica, quindi facevamo, non so, abbiamo provato a fare i nodi della chirurgia, per esempio, una lezione, mi ricordo, o comunque facevamo più degli esperimenti o cose pratiche principalmente. Oppure facevamo delle simulazioni, per esempio una volta mi ricordo che abbiamo fatto la simulazione di un caso clinico in cui poi dovevamo esporre quello che avevamo pensato a gruppi e esporlo a tutti gli altri. E poi niente, alla fine si mangiava, si stava insieme e spesso c'erano anche delle attività per conoscerci meglio, soprattutto i primi giorni, alla sera, che erano molto carine, in cui eravamo tutti insieme, anche perché poi quando eravamo lì eravamo anche seguiti da 2 studenti più grandi di noi che studiavano all'università in Inghilterra, ma facevano per esempio, uno mi pare facesse chimica e l'altro biologia, una roba del genere, comunque delle cose attinenti a quello che facevamo, e quindi anche loro sono stati molto carini, ci hanno sempre seguito, ci davano dei consigli poi sulla vita universitaria e tutte queste cose qui. Quindi questa più o meno era una giornata tipo. Poi abbiamo fatto anche dei viaggi, per esempio siamo andati a Cambridge e comunque avevamo anche dei pomeriggi liberi per andare tipo in città e con gli altri, quindi avevamo un po' di attività ludica, diciamo, non era solamente studio e studio. E infatti, vabbè, mi piacerebbe chiederti anche cosa ti è piaciuto di più dell'esperienza e quello che invece magari avresti cambiato o avresti fatto in modo differente. Allora, quello che mi è piaciuto di più, da una parte il fatto che ho capito davvero cosa volesse dire studiare medicina, che infatti poi alla fine ho deciso che forse non era la scelta più adatta a me, e quindi quello mi ha aiutato tantissimo a capirlo, perché io ero partita magari con un'idea un po'
generale di medicina che mi interessava molto, però poi ho capito che non era davvero quello che volevo fare, e anche perché da una parte è stato molto utile che abbiamo fatto tutte queste cose pratiche proprio, e quindi ho potuto davvero toccare con mano cosa volesse dire studiare medicina e fare medicina poi. E poi un'altra cosa che ho apprezzato tantissimo è il fatto che ci hanno dato davvero tante prospettive diverse, e quindi abbiamo fatto per esempio ginecologia, chirurgia, neurologia, l'etica, abbiamo affrontato anche tutti i problemi riguardanti l'etica, e quindi tutte queste cose comunque mi hanno dato una prospettiva molto universale, e quindi quello è stato molto bello. E cose che mi sono piaciute, che non mi sono piaciute, non me ne vengono in mente al momento. E forse l'unica cosa, però è una cosa un po' mia, che io avrei preferito stare in camera magari con qualcun altro, invece le camere sono singole. Però, vabbè, quello in verità credo che la maggior parte delle persone sarebbero ben contenti di stare da sole. Stare in camera singola, credo anch'io. Credo anch'io. No, ma quello che invece mi piace, tu hai detto, ho capito che non era il mio percorso, ma l'hai capito grazie al fatto perché ti sei resa conto che il medico non è esclusivamente colui che fa le operazioni, neanche colui che deve trattare le persone, diciamo i pazienti, i familiari dei pazienti. Immagino che sia stato questo l'indicazione, cioè hai capito che quello che tu ti immaginavi era il medico che entrava in sala operatoria, faceva il suo lavoro e andava a casa. E molto spesso è così, nel senso che molto spesso i ragazzi che dal liceo passano all'università l'idea del medico ce l'hanno in quella maniera, e avendo affrontato, diciamo, da diverse prospettive la figura del medico, ti sei resa conto che forse, siccome sei una persona che comunque ama l'analisi, credo che magari avessi più un percorso più verso una parte che non verso la parte del relazionarsi col paziente. Questa è una mia percezione, non so, correggimi se sbaglio. No, è andata esattamente così. E infatti poi quell'anno dopo ho deciso che forse era più adatto a me magari un percorso di ingegneria piuttosto che di medicina, e infatti ora l'anno prossimo farò ingegneria biomedica, e quindi quello è stato fondamentale per capirlo, perché io davvero non mi ero mai posta il problema, e probabilmente magari avrei ancora incominciato a fare medicina all'università se non avessi toccato con mano questa cosa, e quindi sì. Ti è servito. Quindi Virginia, lo consiglieresti un'esperienza del genere? Sì, anche perché conosco moltissime persone che sono completamente indecise su quello che vogliono fare, che ancora adesso molti miei amici non hanno ancora idea di quello che faranno l'anno prossimo, e quindi sì, lo consiglio assolutamente a tutti, ma anche per chi come me magari è convinto di quello che vuole fare e poi scopre che forse non era la cosa migliore. Però posso farti una domanda? Secondo te quando è il momento giusto per fare un'esperienza del genere? Perché io mi ricordo che ho scelto l'università praticamente tra il quarto e il quinto anno, panico, dove vado, dove non vado. Quindi secondo te, che sei più giovane di me, quando è il momento giusto per fare un'esperienza del genere? Magari al terzo, al quarto anno, oppure al terzo vado non lo so, magari ho il dubbio tra due facoltà, faccio un corso preuniversitario in medicina e poi magari, non lo so, in ingegneria. Tu cosa consiglieresti di fare? Partendo dal fatto che poi uno può farlo sempre, però io forse lo consiglierei tra il terzo e il quarto anno, perché così già incominci un po' a farti un'idea, che poi incomincia anche a metabolizzare magari l'anno dopo, e quindi sì, io lo consiglierei più tra il terzo e il quarto anno, piuttosto che il quinto. Mi sembra un po' tardi. Mi sembra un attimino un po' più tardi, no, lì no. Un'altra domanda che non so se l'hai detto, ma quanto è durato questo corso? Cioè, quanto dura per chi lo volesse fare il corso preuniversitario? 2 settimane. 2 settimane, quindi non ruba tanto tempo, ok. No, però era una abbastanza cosa che si può fare. Era abbastanza full immersion, nel senso che avevano comunque giornate abbastanza impegnative.
però ci sono corsi sia di 2 settimane che di 3 settimane, ti danno la possibilità di valutare fino in fondo la professione che tu stai desiderando. Perché adesso abbiamo parlato di medicina, ma ci sono anche quelle di ingegneria, quella di anche avvocatura, cioè è tutto legato a farti capire cosa si intende per quella professione, perché ognuno ha la sua idea di professione relativa a queste tipologie, tipo medico, avvocato, ingegnere, però poi alla fine secondo me il lato bello di questi corsi è che tocchi con mano queste cose ed è diverso che fare un corso che ti può aiutare a capire le tue propensioni, nel senso che ci sono tanti corsi anche in Italia che adesso non mi viene il nome, però sono dei corsi di indirizzamento, ti danno un modo di valutare. Non ho sentito? Di preparazione forse intendi? Sì, di preparazione. Sì, ma anche proprio di orientamento. Di orientamento, sì. Sì, però questi corsi di orientamento sono dei corsi che comunque molto spesso, invece di aiutare lo studente a indirizzarlo, lo mette in una situazione ancora più peggio, perché gli si apre nuove opportunità e quindi non avendo una base pratica non riesce a prendere una decisione. Poi dimmi Virginia se sei d'accordo perché ci sono tanti ragazzi che in Italia fanno questo corso di orientamento. Essendo un corso di orientamento ti dà una visione globale di una marea di altre professioni, dal geologo all'ingegnere, però non sapendo che cosa esattamente fa il geologo, uno può dire sì, mi piace la natura, vado a fare, però poi dopo magari ci sono delle competenze e delle conoscenze che devi avere che magari non ti sono vicine, nel senso che non ti piacciono, quindi a mio parere questo corso, poi magari non per tutti ma per molti, può dare una mano a proprio, come è successo a Virginia, a dire no, questo non mi piace, no, questo non mi interessa, io volevo fare un'altra cosa, e quindi arrivare, però lo puoi fare solo se fai diciamo un qualcosa di pratico. Non so se Virginia sei d'accordo, ma credo che sia un aspetto importante. Quindi alla fine, scusami, io volevo richiederti, alla fine di questo corso sei tornata a casa e hai detto ok, non voglio fare il medico. Sì, no, è stato molto più lungo come processo, perché comunque io davvero da quando avevo tipo 4 anni ho sempre detto sì, farò il medico, e quindi poi ho incominciato a mettermi i primi dubbi e poi infatti poi durante l'anno dopo ho capito, mi sono sempre appassionata di più alle materie, matematica e fisica e quindi poi da lì è incominciato a cambiare idea. Sì. Quindi alla vigilia della maturità, che oramai maturità è fra pochissimo, e diciamo che purtroppo con il Covid anche quest'anno sarà una maturità differente da quelle che abbiamo fatto negli anni passati. Chissà se è meglio o se è peggio, questo non lo so. Ma non si sa. Però vabbè, alla vigilia della maturità comunque le idee ce le hai più chiare e raccontaci un po' che cosa hai fatto, cioè che cos'è le tue intenzioni, quali sono e quali percorsi hai ancora in pipeline, diciamo così. Sì, allora, intanto ho scelto la facoltà ed è già qualcosa, quindi ingegneria biomedica, e poi sto valutando se andare all'estero oppure restare qua in Italia, e quindi quella è per ora il mio grande dubbio, perché stavo considerando tra il Politecnico di Milano e Losanna in Svizzera. E quindi sì, ho molti dubbi su questa cosa, su questa scelta, perché comunque tutte e due sono molto valide. Poi a me piacerebbe comunque fare delle esperienze all'estero, però per certi aspetti preferisco come scuola il Politecnico di Milano e per altri Losanna, quindi sei ancora in alto mare, però almeno hai solo 2 scelte invece di almeno la facoltà è quella. Sì, diciamo che però sei stata, se non sbaglio, su quella di ingegneria già l'anno scorso, hai fatto il test ed eri già stata fatto il test al Politecnico. e quindi
mentre su Losanna devi ancora aspettare il risultato della maturità, giusto? Esatto, perché lì hanno come condizione di ammissione l'80 alla maturità, quindi quella sarà la scelta della... Sì, la scelta, vabbè, la potrai fare dopo, però qui sorge spontaneo, poi se prendi 80 c'hai il problema di decidere dove andare. Dove vado? Sì. Però sicuramente, vabbè, è sicuramente una scelta oculata, perché nel tempo hai fatto diverse esperienze, avendo comunque, come hai detto tu prima, a 4 anni avevi deciso dovevi fare il medico, alla fine il medico non era proprio la professione che pensavi. Quindi Sì. diciamo che è utile fare, ecco una domanda, secondo te è utile fare questi corsi preuniversitari anche, secondo te, anche per chi non ha le idee chiare, cioè per chi non ha magari un corso un po' più generico, per esempio, perché vabbè, Virginia ha un fratello che ha fatto anche lui un corso preuniversitario in ingegneria. Sì, ma diciamo che non gli ho neanche chiesto di partecipare perché secondo me non l'avrebbe mai fatta l'intervista, o no? Siamo un po' diversi. Quindi magari ci puoi anche dire tu, lui aveva le idee chiare su allora, lui invece sì, aveva le idee chiare su ingegneria e le ha confermate, però quel corso a lui è servito molto per decidere che ramo di ingegneria, perché su quello invece aveva proprio le idee completamente, cioè non sapeva proprio cosa scegliere e magari non conosceva neanche diversi rami, e quindi ha scoperto ingegneria dell'automazione e che quindi è quello che vorrebbe fare l'anno prossimo. Ingegneria, scusa, non ho sentito. Automazione. Dell'automazione. Ah, quindi no, bisogna aggiungere, Annabel forse, siccome non lo sa, ha un fratello gemello. Ma infatti immaginavo, perché hai detto l'anno prossimo, saranno gemelli. Sono gemelli, ma non si somigliano per non niente. non dal punto di vista proprio di viso, di carattere somatici, proprio di carattere. Lui è una persona molto brava, però molto diversa da Virginia, diciamo che è un po' più chiuso, però a lui interessava ingegneria. Sì, a lui piaceva ingegneria, però gli è servito, ha fatto lo stesso corso, nel senso nello stesso periodo, nello stesso college, con... 2 settimane dopo lui. Ah sì, giusto, hai ragione. È il corso preuniversitario di ingegneria, e anche se lui aveva le idee chiare su ingegneria, questo corso preuniversitario gli è servito per capire qual era l'indirizzo che le interessava di più. Quindi diciamo che i corsi preuniversitari sono sicuramente dei corsi che vanno valutati a fondo e devono essere analizzati anticipatamente, nel senso che se una persona ha già idea che vuole fare ingegneria va benissimo, ma se una persona invece non ha le idee chiare, ma magari è portata a interesse, non lo so, per il marketing o per la finanza, ci sono dei corsi che ti permettono poi di entrare e di analizzare nel dettaglio e arrivare o alla conclusione che quello è proprio il tuo indirizzo, oppure, come è successo a Virginia, quello forse non è proprio quello che vorrei fare. Quindi secondo me un corso preuniversitario, oggi come oggi, può dare sicuramente un aiuto ai ragazzi di oggi. Anche perché, devo dire, vabbè, per Annabel, vabbè, dice che è più vecchia di te, io sono molto più vecchia di tutte e due, e vi assicuro che una volta anche trovare l'indirizzo era molto più complicato, molto spesso questi corsi di orientamento non esistevano, ognuno un po' andava a tentoni, e molto spesso ti ritrovavi al primo anno a fare dei corsi che magari non era proprio quello che ti aspettavi o che volevi fare, e quindi magari il secondo anno ti riscrivevi ad un altro indirizzo perché quello proprio non era il tuo percorso. Non so se avete qualche esempio o qualche esperienza. No, io penso che allora, io credo che sia utilissimo fare un percorso preuniversitario. Io, se avessi avuto la possibilità, l'avrei fatto, perché io sono stata fortunata nella scelta, che poi mi sono ritrovata, avevo le idee abbastanza chiare, però comunque la mia idea di marketing che avevo all'inizio non è poi quella, non era totalmente quella che poi ho applicato o che applico oggi, quindi spesso magari anche chi è più convinto, chi dice no, io voglio fare, ecco qui, il medico, ingegnere o quel che è architetto, quel che è,
magari fare un'esperienza del genere ti rendi conto poi in effetti di che cosa poi andrai a fare, poi cambi idea oppure la confermi. Quindi secondo me è un qualcosa che può essere solo utile per chiarirsi le idee, anche perché chiedere a un ragazzo di terza, quarta, che stiamo parlando di ragazzi di 17-18 anni, cosa vuoi fare nella vita? Non è sempre una domanda facile, cioè, secondo me, quindi per me è utilissimo fare una cosa del genere, credo. Poi Virginia, tu l'hai fatto, quindi sicuramente saprei dirci di più, però penso sia stato utile. Sì, utilissimo. No, lo consiglierei davvero a tutti, perché anche sì, appunto, da chi ha le idee più chiare a chi proprio invece magari ha anche le idee un po' più spaesate su quello che vuole fare, comunque sono cose molto utili che a scuola non abbiamo la possibilità di fare. Esatto. Quindi, ma ancora oggi al liceo in Italia non esiste un ufficio o diciamo un dipartimento, una struttura, come esiste all'estero, dove ci sono queste persone che vengono chiamati tutor, però da cui tu puoi andare, rivolgerti e chiedere informazioni per informarti. Cioè diciamo che oggi come oggi in Italia, almeno per la mia esperienza, non so, magari Virginia tu che sei più dentro, che sei al liceo ancora, non c'è un posto, un luogo, una persona a cui rivolgersi per avere delle informazioni sui diversi percorsi universitari. Ci sono gli open day che però lasciano un po' il tempo che trovano in Italia, nel senso che vedi la struttura, magari te la presentano. In Inghilterra, magari anche questo, magari voi avete visitato Cambridge, ma avete anche visitato, immagino, le università, o se non siete andati, comunque ci sarà stato qualcuno che vi ha raccontato un po' come è organizzata. Sì, poi il mio relatore magari era era insegnante in una diversa università e quindi poi ci inquadrava anche l'università da cui veniva, le condizioni di ammissione. Poi abbiamo anche fatto, a proposito delle condizioni di ammissione, tutto un percorso di preparazione proprio, sia ai test, sia in Inghilterra c'è il personal statement, quindi anche a come scriverlo, e anche ai colloqui orali, che è stato molto divertente quello, perché ti fanno una specie di preparazione, nel senso che io poi magari correggimi se sbaglio, ma in Inghilterra tu stai affrontando una specie di ambito di lavoro visto dallo studente, nel senso che tu devi approcciare l'università come se tu lavorassi. È vero che non ti pagano, però tu stai imparando una professione, quindi devi essere in un certo senso trattato come una persona adulta, matura e capace di affrontare, diciamo, le situazioni in un determinato modo. Questo significa che vieni trattato da adulto in Inghilterra, forse a volte anche molto precocemente, nel senso che già a 16 anni loro ti considerano, cioè il genitore, lo dico perché il culture supporta anche i ragazzini che fanno il quarto e il quinto anno, e facendo il quarto e il quinto anno i ragazzini che fanno il quarto all'estero non hanno bisogno di avere il genitore che va a parlare con i professori, poi ci può andare, ma il 90% il professore si aspetta il ragazzo che va a parlare col professore, e quindi questo ti indica che per loro sei tu referente di te stesso, non è che tua mamma viene a casa e ti dice hai preso il voto, hai 5, devi studiare di più, cioè lo devi sapere tu, quindi diciamo che ti insegnano ad affrontare la vita da persona adulta e matura. E a mio parere, poi magari non è così per molti, magari alcuni vogliono essere più accompagnati, ti aiutano anche a sentirti più responsabile e dire cavolo, si stanno riferendo a me come una persona che devo pensare a me stessa, non ho la mamma, il papà, il genitore o il tutor che deve essere il tramite. Non so se siete d'accordo con me, però è sicuramente una valutazione da fare sulla parte educativa italiana, educativa diciamo estera in generale, perché in Inghilterra è l'approccio che comunque sia anche non completamente uguale, ma anche in America e in Canada c'è un approccio simile a questo. In Inghilterra è più spinta, nel senso che sei più, ti richiedono proprio di affrontarle in modo maturo, per questo che ti chiedono quando applichi all'università devi fare il CV, devi fare il personal statement, devi fare l'intervista solo in alcune università, ma ti richiedono un approccio più da lavoro, cioè per noi italiani pensare di dover scrivere sì, la lettera la scrivi, di cover letter la fai quando cerchi lavoro, non quando applichi per andare all'università. All'università vai in ufficio, in amministrativo, vai col bollettino, paghi e
e basta. Quindi non so, tu come la percepisci, Virginia, questa cosa? È una cosa che secondo te esiste ancora, questa differenziazione, visto che hai avuto la possibilità di fare 6 esperienze, sì, sempre nel periodo estivo, però hai potuto valutare le due modalità. Sì, no, sicuramente sono molto diverse. Cioè, anche quando sono andata, per esempio, nei college a studiare d'estate, ho finito praticamente l'anno scolastico, l'ho finito in Inghilterra, comunque ho visto che c'è tutta una concezione diversa, ma anche nello stesso rapporto tra gli studenti e i professori. Cioè, per esempio, ma anche qui in Concord, per esempio, questi professori che venivano dall'università cioè spessissimo ci lasciavano il loro indirizzo mail, o una per esempio ci ha anche lasciato il suo numero di Skype per chiamarla se avevamo delle domande. Quindi comunque anche questo rapporto proprio studente-insegnante è completamente diverso da quello a cui siamo abituati noi, e secondo me comunque è sempre interessante anche vedere una realtà diversa dalla nostra. Però posso farti una domanda, Virginia, rispetto a quello che diceva Deborah. Quindi rispetto al fatto appunto che il sistema educativo è completamente diverso, lo studente viene reso più responsabile, perché quello è in realtà, viene considerato come adulto piuttosto che il sistema italiano. Tu da ragazza, da studentessa, quale pensi sia il sistema adeguato? Nel senso, il fatto di essere considerato adulto a 16 anni, appunto l'esempio che faceva Deborah di andare a parlare col docente direttamente, piuttosto che dover chiedere la presenza del genitore, secondo te è troppo responsabilità a quel punto? O quale pensi sia il sistema migliore, vista da ragazza o da studentessa? Sì, no, per questo aspetto della responsabilità sicuramente forse è meglio l'Inghilterra dal mio punto di vista, anche perché magari qui in Italia tendono un po' più a fare da guardie, a controllarti magari ancora in quinta liceo se hai fatto tutti i compiti, a metterti la nota se non li hai fatti, e questo in Inghilterra magari nelle mie esperienze non l'ho mai visto, e quindi questo sì. Sì, no, da questo punto di vista io ho preferito il sistema inglese, poi per altri aspetti preferisco il sistema italiano, per esempio anche solo per esempio solo per il fatto che in Italia facciamo molte più materie rispetto all'Inghilterra, che devi già scegliere forse il quarto anno, non lo so. Sì, al quarto anno fai 4 materie. Sì. E fai soltanto 4 materie, quindi quella io preferisco farne di più magari, però... Sì, no, diciamo che a livello accademico magari studiano in modo approfondito già dai 16 anni, come se fossi già all'università in un certo senso, cosa che invece in Italia questo succede ai 18, cioè 18 diciamo quando ti diplomi fai per indirizzamento. Però hai ragione su quello del fatto che è più generalista, e quindi ti dà anche un approccio mentale un po' più aperto rispetto all'Inghilterra, ma è anche vero che comunque se ci sono persone che sono intenzionate a fare delle materie scientifiche e già a 16 anni devono ancora studiarsi latino e greco, faccio un esempio, magari non è... cioè è sicuramente una cosa interessante, nel senso che il latino e il greco sicuramente vale tantissimo, però magari se uno già vuole andare a fare una biologia, interessa di più fare magari delle materie scientifiche. Io reputo che tutti e due diciamo, i percorsi sono validi. Secondo me la sostanziale differenza, poi magari non so se volete anche voi aggiungere qualcosa, è proprio il fatto del come ti trattano a scuola, nel senso come ti trattano in modalità del tipo: tu stai andando a scuola in Inghilterra, loro pensano tu stai andando a scuola a 16 anni perché ti interessa andarci, non ti devono dire perché non hai fatto i compiti, andare a scuola, o cioè, perché non a 16 anni tu devi andare perché ci vuoi andare, perché a 16 anni finisce il periodo in cui tu devi studiare, perché non esiste proprio che uno debba andare perché... Forse questo è l'approccio differente, perché per l'Italia, cioè, è ovvio che deve arrivare fino ai 18. Per la maggior parte di tutti i genitori il figlio deve arrivare fino al diploma. Questa percezione in Inghilterra non c'è. A 16 anni chi va a fare il sixth form è perché lui vuole andare all'università.
se no un altro fa un altro tipo di percorso perché vuole andare a fare a 16 andare a 17 lavorare, anni, no? andare a lavorare, fare un lavoro. Quindi l'approccio, secondo me, tutti i ragazzi che sono venuti con me hanno detto: a me piace perché mi trattano da adulto. Questa è stata la frase che mi hanno detto la maggioranza, e quindi questo è piaciuto molto. Poi, come ti trattano da adulto, aspettano che tu comunque, si aspettano da te comunque un comportamento da adulto, quindi non ti chiedono se li hai fatti i compiti, perché se non li hai fatti è un problema tuo. È un problema tuo. È un problema tuo, non è un problema mio, cioè non passi, è un problema tuo. Non so se questa è una cosa che ho letto, cioè penso solo io, magari siete anche voi d'accordo. No, è così. Io sono assolutamente d'accordo per quanto mi riguarda e penso anche che lavorando soprattutto con studenti internazionali non è solo lo studente italiano che ha questa concezione, non è dedito alla responsabilità accademica, diciamo, in questo senso. Non è solo l'italiano, ma ci sono tanti studenti internazionali che la pensano allo stesso modo. E io credo il fatto che il sistema inglese dia la responsabilità al ragazzo di doversi occupare appunto di un problema tuo se non fai assignment, se non ti presenti all'esame e quant'altro, penso che sia una crescita poi anche culturale. E quindi per me è un plus. È un plus, sì, dal mio punto di vista. Virginia, vuoi dire qualcosa o sei d'accordo con noi? No, concordo. Concordi? Vabbè, ma Virginia comunque è una persona responsabile, quindi non so se ti chiedono anche a te i compiti, li hai fatti o no, ma credo che non ti abbiano mai preso senza compiti. O mi sbaglio? È capitato anche a te. No, non penso, la vedo non credo, c'ha il faccino di studentessa, di brava studentessa. Va bene, senti, io volevo ringraziare Virginia in particolare, ovviamente Anna come al solito, per questa intervista. Spero che possa essere utile ad altri ragazzi della tua età o persone che magari sono ancora in dubbio se e cosa fare nel prossimo futuro per decidere quale università iniziare o meno. E ti ringrazio ancora e vi auguro buona serata e metteremo questa live sul canale YouTube di El Culture Edu, dove faremo comunque tante altre interviste con ragazzi che hanno comunque svolto esperienze all'estero e alcune presentazioni anche che possano dare una mano a ragazzi che non sanno a chi rivolgersi e magari possono rivolgersi direttamente al canale oppure direttamente al sito di Ed Culture che si occupa prevalentemente di supportare i ragazzi in questo percorso difficile di scelta del futuro. Ok, grazie mille di tutto. Grazie, ciao Deborah, grazie mille. Ciao Virginia, un bacio, ciao. Allora, siamo ancora qua. La Virginia ha chiuso. Chiudo.